Amici e amiche, eccoci alle prese con un nuovo video a tema Il fascino del male, qui su Alkill. Io sono Adriano e vi parlo oggi perché sono stato ingaggiato per fare un'analisi sul serial killer più amato di sempre, Hannibal Lecter. Sul tema sono stati scritti un'infinità di copioni, testi, video, per cui oggi cercherò di regalarvi qualcosa di leggermente diverso. Sì, perché quando si vuole trattare un personaggio così complesso, che può vantare una presenza cross-mediale, 4 libri, 3 film più un quarto, Manhunter del 1986 e ben 2 serie TV, Hannibal che conta 3 stagioni e Clarice che ne conta una, diventa davvero difficile barcamenarsi nel marasma di informazioni disponibili. Per scrupolo ve li elenco ora brevemente. I film sono Manhunter dell'86, Il silenzio degli innocenti del 91, Hannibal del 2021, Red Dragon del 2002 e Hannibal Lecter, Le origini del male del 2007. Per i libri invece abbiamo Red Dragon dell'81, tradotto come Il delitto della terza luna, Il silenzio degli innocenti dell'88, Hannibal del 99, Hannibal Lecter, Le origini del male 2006. Le serie TV sono appunto Hannibal, che va dal 2013 al 2015, e Clarice del 2021. Insomma, il mio scopo di oggi è quello di farvi riprendere in mano un'opera cruciale della letteratura di fine Novecento e per i più giovani o per chiunque abbia vissuto sotto una roccia negli ultimi 20 anni, farvelo conoscere. Insomma, occhio agli spoiler e preparate la mannaia, stiamo per andare a fare un bel casino, in compagnia del dottore più spietato di sempre. Apro questo primo mini capitolo che ho ribattezzato Le origini del male. Sì, perché non si scrive un personaggio memorabile e complesso come Hannibal senza una generosa dose di cultura e, tragicamente, di esperienza. L'autore, tale William Thomas Harris III, nato negli anni 40 in Tennessee, è un uomo decisamente particolare. Si è sempre occupato di cronaca nera e ha seguito casi reali di omicidi e indagini federali. Non vanta una produzione bibliografica ampia, anzi possiamo dire che dato il personaggio di Lecter, Harris non ha prodotto molto altro. Questo è assolutamente in antitesi con il modo americano di scrivere e di capitalizzare sull'autore, ma se c'è una cosa che abbiamo capito del nostro cronista è che le luci della ribalta lo interessano davvero poco e un atteggiamento del genere ben si addice a chi vuole accrescere ancora di più l'alone di mistero che lo circonda. D'altronde, quando sei famoso per aver scritto uno dei migliori cattivi della storia, tutto ciò che ti adombra si estende al tuo stesso personaggio, garantendo un'aura di mistero capace di suscitare la curiosità del mondo esterno. Ora basta elucubrazioni, però, veniamo al dunque. Chi ha ispirato questa figura atroce a tal punto da renderla davvero credibile e in seguito memorabile? La risposta vi stupirà, perché l'ispirazione non viene da un solo individuo, ma da ben 3 serial killer che hanno scosso l'opinione pubblica sin nelle sue fondamenta. Dopo quei fatti così atroci, può veramente rimanere qualcosa di incrollabile nella nostra società? Dove potremo mai trovare la fede necessaria per sperare nel prossimo? Sì, perché se ci pensiamo un attimo, gente come Ted Bundy, noto per essere stato un discreto Don Giovanni che amava un po' troppo le donne, anche dopo che queste avevano smesso di respirare un po'. Oppure Ed Gein, conosciuto con il nickname di Il macellaio di Plainfield, è gente che ti fa mettere veramente in discussione il patto sociale. In ogni caso la terza, e forse la più importante, fonte reale di ispirazione per Harris, fu Alfredo Ballí Trevigno, che conobbe per puro caso visitando Nuevo León State Prison, una prigione situata a Monterrey in Messico negli anni 60. Ciò che accadde fu per Harris un vero shock e vi riporto un piccolo pezzo di intervista, link in descrizione, dove lo scrittore racconta di aver conosciuto un certo dottor Salazar, spacciatosi per medico della struttura mentre egli era in visita per parlare con un internato americano di nome Simmons. L'intervista recita quanto segue, ve ne ho preso un piccolo pezzo. Le persone uccise erano attraenti? Chiese Salazar. Sì, rispose Harris. Il medico stava forse insinuando che le vittime, proprio per la loro bellezza, avessero spinto Simmons a un accesso di rabbia violenta? Certamente no, fu la risposta del medico, ma le sofferenze sperimentate in maniera precoce nella vita rendono l'accesso alla sofferenza stessa più facile da raggiungere. Lei è un giornalista, signor Harris, continuò. Come lo scriverebbe nel suo giornale? Come renderebbe in stile giornalistico la paura della sofferenza? Forse
tirerebbe fuori una bella battuta ad effetto, immagino. Più tardi, quello stesso giorno, Harris rimase sorpreso nello scoprire che il dottor Salazar non era un dipendente della prigione, come aveva pensato, ma un detenuto condannato a una lunga permanenza dietro le sbarre. Il dottore è un assassino, gli disse il direttore del carcere. Come chirurgo era in grado di ridurre la sua vittima in una scatola sorprendentemente piccola. Non lascerà mai questo posto. È pazzo. Dopo questo scambio di battute, William non poté esimersi dallo scrivere quel mostruoso capolavoro letterario che prende il titolo comune di Hannibal Lecter. Ecco a voi le 3 agghiaccianti teste che fuse insieme hanno contribuito a creare il nostro amatissimo cannibale. E siccome Harris proprio scarso come autore non è, anche la storia dello stesso Hannibal è costellata di eventi che ci spingono ad avere empatia nei suoi confronti, cosa che a quanto pare gli mancherebbe totalmente a parti inverse. Procediamo ora a capire cosa caratterizza questo pazzo e raffinato dottore. La storia di Hannibal, che abbiamo modo di scoprire leggendo o guardando il film sulle sue origini, è uno specchietto per le allodole, e lo dico da psicanalista in formazione. Lo è in quanto l'autore vuole dare a chi fruisce questa storia una scusa psicologica del perché gli sia così. Forte del suo background lavorativo, Harris sa che dietro ogni grande psicopatico c'è sempre un trauma irrisolto, una ferita narcisistica insuturabile, che porta lo spettatore ad empatizzare con il cattivo o quantomeno a capirlo. Lecter non è malvagio per il gusto di essere tale, ma un povero bambino figlio di una famiglia facoltosa, a cui è stato portato via tutto con una crudeltà senza uguali. Quando si apprende della morte della sorella, in seguito divorata come nel migliore dei Gordon Pym, e nel modo in cui i suoi genitori periscono, si attiva dentro di noi una sorta di risposta simpatica per la vendetta messa in atto. Il nostro cuore da crocerossine batte ancora più forte senza poterci fare niente. Hannibal è qualcuno di salvabile, vista anche l'enorme potenza intellettiva, il gusto e la raffinatezza. Non si tratta di un bruto per il quale è facile sentire un desiderio punitivo e primordiale. No, stiamo parlando di una delle creature più affascinanti, colte e capaci della storia. Se solo potessimo redimerlo, l'umanità ne guadagnerebbe un validissimo alleato. Peccato che non sia assolutamente possibile. Egli rappresenta il predatore per eccellenza, capace di combattere sia con la mente che con il corpo, freddo, spietato e calcolatore. Insomma, il nemico numero 1 dell'uomo, un Batman che ha deciso, anziché di punire il male, di ergersi a confine, andando oltre anche il pensiero nicciano. Se potessimo trovare una definizione appropriata, credo che Hannibal sia letteralmente un analista socratico votato al male. Sì, perché se Socrate nel Simposio rappresenta il primo vero psicanalista che la storia abbia mai avuto, e queste sono le parole di Lacan, non di certo le mie, capace di vedere l'amore dell'altro e spingere l'altro stesso alla ricerca di un vero amore desiderato, Lecter possiede le stesse abilità, con la differenza che quel desiderio è per lui energia da manipolare, strappare e rubare. Insomma, un socratico gran figlio di puttana. Giungo alla conclusione, invitandovi a recuperare l'opera, di cui vi ho parlato poco appunto per i motivi spiegati all'inizio. L'impatto mediatico che ebbero le pellicole cinematografiche fu assurdo, a tal punto che l'opinione pubblica si indispettì. Un cannibale con abilità manipolatorie, preciso e meticoloso, glorificato da Hollywood, non si poteva mica sentire. Per non parlare di tutta la violenza espressa nei vari film, polemiche legate poi alla transfobia, o scene al limite dell'assurdo, come il banchettare con un cervello aperto sopra un piatto caldo, citando il buon Noyz Narcos. Insomma, l'idea che un personaggio così assurdo potesse affascinare la massa fu presa molto male, nonostante i 5 Oscar ottenuti dal Silenzio degli Innocenti. Bene, io mi fermo qui. Se desiderate approfondire ancora di più la psicologia di Hannibal, vi invito a recuperare il video fatto con l'amico Ilario Gobbi, tanto tempo fa, ma ancora molto valido, link sempre in descrizione. Cosa fare se non augurarvi buon appetito con questa stupenda visione, e da Adriano è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video.